Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Lo ammetto, non è esattamente la prima volta che vediamo la Porsche Taycan dal vivo. Oggi però siamo tornati al centro Porsche Bari dei nostri amici che sono tanto gentili per concederci questa meravigliosa opportunità, perché va bene, l'abbiamo vista al Salone di Francoforte, trovate il link all'intera playlist del salone qui in alto nelle schede, però non ci siamo potuti soffermare troppo sulla vettura. Oggi tra l'altro non sarò neanche solo, perché dopo verrà a darmi una mano un membro di WeDrive che è molto più esperto di me in fatto di auto elettriche, però volevo soffermarmi prima di tutto sull'estetica. Prima di andarla a scoprire vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche cliccando sul campanello, di seguirci su Facebook, Instagram e anche di non perdervi l'articolo completo su www.wedrive.tv. Iniziamo principalmente dal frontale, inconfondibilmente Porsche, l'elemento che più mi ha affascinato, che comunque ha affascinato tutti gli appassionati del marchio, sin dalla concept, dalla Mission E se vogliamo, era il nome di quest'auto in fase concettuale, troviamo il gruppo ottico anteriore. Adesso con la chiave, che tra l'altro è a forma di piccola Taycan, la apro per mostrarvi un po' i gruppi ottici, perché abbiamo i classici 4 elementi LED con la matrice, il LED matrix centrale, e spostandoci da questo lato potete notare proprio la forma della carrozzeria che segue il gruppo ottico, scende con questa zanna a forma di C, ovviamente questa è una presa d'aria vera, inutile dirsi, e ci sono due dettagli prima di andare sulla fiancata, perché c'è un elemento in carbonio nella parte bassa e il cofano. Ovviamente ragazzi, questa è un'auto elettrica, qui sotto non c'è un motore, qui sotto c'è un piccolo baule anteriore da 81 litri, ma dopo questo dettaglio è bene soffermarci anche sulla parte laterale, perché è qui secondo me che la Taycan mostra tutta la sua migliore presenza, non so come definirla, perché diciamo che con la Panamera Porsche all'inizio anni 2000, 2005, 2010, insomma con tutte le evoluzioni della Panamera, Porsche ha voluto riproporre la 911 in chiave, se vogliamo, berlina, in chiave 4 porte. Con la Taycan secondo me ci è riuscita veramente, ci è riuscita a tutti gli effetti, perché questa sembra veramente una 911. Guardate la linea della fiancata, quanto è alta e imponente, e a confronto quanto è bassa, sembra quasi il cupolotto di un'auto da corsa, la parte dell'abitacolo appunto dove andranno a posizionarsi guidatori e passeggeri. È veramente una linea sportivissima che parte dall'anteriore, scende in maniera fluente, tutto per motivi di aerodinamica, verso il posteriore in maniera morbidissima. Prima di andare a vedere la zona posteriore vi mostro un altro paio di dettagli, perché lì c'è una piccola presa, non è ovviamente per il serbatoio, ma ve la mostrerà in futuro, più avanti in questo video, l'esperto di elettronica. Ma ci sono due dettagli. In primis le maniglie come vedete sono perfettamente integrate nella carrozzeria, perché devono aumentare ancora di più l'aerodinamica. Ma c'è anche un altro dettaglio: su questi giganteschi cerchi possiamo notare all'interno i dischi freno carboceramici. Quest'auto ha una particolarità importante, ovviamente un'elettrica, i freni sono messi a dura prova nelle frenate, è un'auto sportivissima, quindi freni sempre sotto stress, ma anche durante le frenate rigenerative del pacco batterie di quest'auto. Quindi la Taycan ha di serie, o comunque su richiesta, i carboceramici, ma di serie comunque ha un rivestimento in ceramica che aumenta appunto la resistenza nel tempo e la durata nel tempo dei dischi freno. Ora siamo arrivati al posteriore, dove c'è anche un altro elemento che la rende inconfondibilmente Porsche, perché accendendola vedete c'è tutta questa fascia LED rossa, ovviamente perché stiamo parlando delle luci di posizione posteriori. Qui sotto c'è quasi in cristallo il logo con il font classico Porsche, e più in basso, non penso riuscite a vederlo perché è nero su nero, la scritta Taycan Turbo S. Ragazzi, Turbo S, anche questa è una piccola curiosità, perché come per la 992, comunque l'ultima declinazione di Porsche 911, abbiamo una nomenclatura turbo per andare un po' a specificare qual è la 911 più potente. Anche qui abbiamo questa variante. Le 911 adesso sono praticamente tutte turbo, tranne il segmento GT, GT3, GT3 RS, che appunto sono le uniche aspirate. Ma perché specificare Turbo S rispetto a una carriera normale quando anche quella è turbo? Qui è molto simile il pensiero. Perché chiamarla Turbo S quando non c'è né turbo né motore? Ebbene, questa è la declinazione più potente con il pacco batterie più performante della Taycan. Interessantissimi gli ultimi due dettagli del lato estetico. Parliamo della carrozzeria che è tagliata
per dare spazio appunto alla zona dei gruppi ottici posteriori, sempre un po' questa forma che ricorda lontanamente i fari della Panamera, ma questa linea ricorda molto di più l'ultima 992. Da ultimo, sempre per migliorare l'aerodinamica, non so se riuscite ad abbassarvi insieme a me, quasi a inginocchiarvi sotto la macchina, ma in generale c'è tutta quanta una superficie che è completamente piatta, e anche questo migliora l'aerodinamica perché è un richiamo a tutto il sottoscocca, se vogliamo, della vettura, che è piatto per migliorare l'aerodinamica e quindi le capacità dell'auto. Ragazzi, mi sono semplicemente innamorato. Adesso direi che è ora di andare a vedere un secondo gli interni prima di passare ai tecnicismi della Taycan. Bene, sediamoci per la prima volta con calma, senza la folla del salone di Francoforte, nella Taycan Turbo S. Ragazzi, è un ambiente semplicemente meraviglioso, a parte che c'è anche un enorme tetto vetrato che magari metteremo qui sulla ripresa, ma è un ambiente, magari chiudo lo sportello, un ambiente favoloso. Non mi c'ero mai soffermato troppo, ma al di là di tutta questa tecnologia, ve ne parleremo a breve, è un ambiente bellissimo. Il volante perfettamente circolare, come piace a me, tipicamente Porsche, senza fondo piatto, si distacca un po' dal trend del mercato, con tutte queste aperture che la rendono molto meccanica, per quanto quest'auto meccanica non lo sia quasi per niente, con i vari rotori per controllare un po' lo schermo, i drive mode, questa specie di rotore, non lo chiamiamo in maniere italiche per favore, e il resto, questo sviluppo orizzontale con schermi rigorosamente nascosti, e la pelle rossa di questa versione è fenomenale, ragazzi. Questo tunnel, quest'auto secondo me è stata fatta da un architetto. Io semplicemente in questo momento non ricordo il nome del designer di quest'auto o del gruppo di design, ve lo scriveremo qui sopra sullo schermo, ma è semplicemente un'opera d'arte. Guardate la forma concava di questo schermo, o anche questo ponte della console centrale, perché stiamo parlando non solo di uno schermo qui, uno al centro, uno per il passeggero, ma anche di uno schermo qui nella parte centrale da cui magari si potrà controllare tutta quanta la zona, le funzionalità diciamo dell'aria condizionata. Ma il bello è che è sospeso, vedete la mia mano? Va da un lato all'altro, portabicchieri, logo Taycan. Inutile dirvi, per quanto io rischi di essere un po' di parte, che mi sento veramente a casa, per quanto questo non sia un ambiente troppo familiare, perché è una Porsche totalmente elettrica. È fenomenale veramente. Penso che prima di lasciare la parola al mio collega mi starò qui per altri 10 minuti a contemplare la bellezza di questi interni. 3 hours later. Bene, Carlo vi ha fatto vedere tutta la parte più classica di questa Taycan, ma Taycan non può essere sinonimo di classico, è una Porsche totalmente elettrica, una Porsche quindi tech, non so che altro aggettivo posso utilizzare. Allora, partiamo un po' dalla grande novità che è questo schermo da 16 pollici curvo. È bello perché riprende molto il design, soprattutto quando ci sono qua i 5 cerchi originali Porsche. Ci sono questi altri tasti, questi 8 tasti in totale. A destra ci sono le varie informazioni dell'auto, quindi le sospensioni, qua per esempio i controlli di trazione e così via, mentre a sinistra abbiamo tutte le varie informazioni per le luci, quindi adesso sono in automatico, quindi sono accese. Però per esempio non mi piace tantissimo questa disposizione poco ergonomica, perché secondo la mia posizione di guida, forse anche un po' più in giù, io non riesco a vedere tutto, dovrei leggermente spostarmi per poter vedere tutte le informazioni. Poi comunque sullo schermo troviamo tutte le varie informazioni possibili che possono esistere. Vedete qua ci sono tutte le varie modalità di guida, range, norma, sport e così via. Poi ci sono altri schermi, qui questo diciamo quello principale, c'è anche uno un mirror diciamo dall'altro lato in cui possono far vedere il navigatore, la musica, quindi magari il passeggero può scegliere la musica. Troviamo altri sistemi qua, insomma, dell'auto per impostare l'automobile, quindi ecco, Electric Sport Sound, ve lo ricordate questo termine? Ora lo vedremo a breve. Assistente quindi parcheggio, assistenti basi, così via, insomma. Qua troviamo un altro monitor da 8 pollici circa, principalmente per la climatizzazione, ma comunque abbiamo altre informazioni rispecchiate di quello, per esempio la musica, la navigazione, quindi sono delle scorciatoie per questo monitor. Dicevo, qua sotto troviamo principalmente la climatizzazione
e anche delle informazioni per quanto riguarda la ricarica. Troviamo appunto qua per aprire il baule anteriore e posteriore, per aprire quale due prese di ricarica, e inoltre abbiamo le informazioni sulla batteria. In questo caso abbiamo una batteria 87% con 310 km di autonomia. Si può impostare anche la pre-climatizzazione, quindi prima di entrare nell'auto possiamo pre-climatizzare. Adesso l'ho accesa, ve la spengo. E nulla, a livello tech, quindi l'auto si presenta in questa maniera, è davvero molto tecnologica, mi piace un sacco. Però adesso usciamo e faccio vedere tutte le informazioni, vi do le informazioni tecniche dell'auto su ricarica e consumi e così via. Cominciamo dalla ricarica. L'auto, un po' come l'F40, ricordo, anche se Ferrari e Porsche, ha due sportelli di ricarica. In realtà principalmente sono uguali, quindi ricaricano con la tipo 2 a 11 kW, però c'è l'opzione della ricarica, diciamo, ultra rapida con la tipo combo, con la combo. Vedete, qua c'è uno sportellino per inserire appunto le prese di ricarica combo. Le prese di ricarica combo, quelle più potenti, funzionano a 800 volt. Infatti quest'auto è impostata per 800 volt di ricarica, cioè che possiamo ricaricare fino a un massimo di 270 kW, quindi una potenza pazzesca di ricarica, che può in 5 minuti circa può ricaricare di 100 km l'autonomia dell'auto. Prima però di farvi vedere l'altra presa, vi faccio vedere questo piccolo dettaglio, spero che funzioni al primo colpo. Quindi avete visto questo sistema molto, diciamo, simpatico, che va a nascondere un bagagliaio, un piccolo bagagliaio di 81 litri, insomma, possessori di 911 sicuramente lo conoscono. Ma adesso veniamo un attimo alla ricarica appunto effettiva dell'auto. Ora, questo è l'altro bocchettone per ricaricare l'auto. Questa appunto è la Taycan, però parliamo, diciamo, della versione base, che poi è quella forse più venduta da noi. Avremo una ricarica a 400 volt con 11 kW in 8 ore e mezzo, da 0 a 100% della batteria, in 32 A 230 volt 7.4 kW in 7 ore e così via, fino ad arrivare a un massimo di 2 kW, quindi la presa domestica, che va a ricaricare l'auto in 41 ore, dallo 0 al 100%. Ora, Porsche mette a disposizione comunque anche dei wallbox che permettono una ricarica comunque elevata, però alla fine non tutti fanno tot di autonomia, qual è la Taycan che adesso vi dirò, tutto in un giorno, è molto raro, quindi sicuramente magari chi compra quest'auto per utilizzarla in città anche può fare 80 km massimo al giorno, e quegli 80 km comunque anche in casa si ricarica sicuramente in una notte, quindi può essere anche comodo. Però io consiglio sinceramente di prendere eventualmente il wallbox di Porsche, perché comunque la ricarica 220 sì, ok, funziona, ma rischia di rovinare le batterie. Vediamo un attimo, prima di dirvi poi l'autonomia di quest'auto e la potenza, apriamo un attimo il bagagliaio, perché vedete ci sono tutti i vari cavi. Allora, tutta la cavetteria, come dicevo, anche con il sistema poi di ricarica, che è un trasformatore, vedete la tipo 2, e poi ci sono un'altra serie di cavi, la 220 per casa, quindi l'asciugo, poi anche la trifase c'è anche. Ora chiudiamo, e tra l'altro Porsche ha dedicato, a parte che questo si può mettere nel bagagliaio davanti, ma ha dedicato un piccolo spazietto qua esclusivamente per i cavi. Non so se si riesce a vedere in camera. Allora, questa vettura è una Turbo S, quindi la versione più potente, con circa 750 cavalli di potenza, e in realtà non sono i cavalli effettivi dell'auto, perché 761 per l'esattezza, non sono i cavalli effettivi dell'auto, perché alla fine quest'auto sprigiona 760 cavalli durante il launch control, quindi durante l'accelerata massima, e soprattutto sprigiona 1050 Nm disponibili istantaneamente, sempre durante il launch control. Durante sempre il launch control l'auto fa da 0 a 100 in 2.8 secondi, quindi davvero ti incolla al sedile. Però ecco, questa è una nota un po' negativa di tutte le auto elettriche: il sound. Ogni auto elettrica non ha un sound, come sappiamo. Noi magari ci pensiamo una Porsche con un bel aspirato, sogniamo una GT3, però forse ora dirò un'eresia, perdonatemi,
Però il sound di questa Porsche è fantastico, perché? Perché ha l'Electric Sound Porsche, come avete visto prima nel sistema infotainment, che mi va ad amplificare il rumore originale dell'auto, cioè non è magari come per esempio una Mustang EcoBoost, il 2.3 litri che all'interno dell'auto vi spara dalle casse il sound originale della Mustang, il vuoto, ma ti amplifica questa Porsche il sound originale, quindi il sound elettrico. Non sentirete un finto turbo, un finto aspirato, ma sentirete il vero sound elettrico dell'auto, che è differente da altre auto elettriche. Non so il perché, sinceramente. Ragazzi, Bart mi ha raggiunto, ammetto che mi sono stato un bel po' di tempo qui in macchina a studiarmela, ad innamorarmi ancora di più. Però perché sei venuto? Perché volevi... Sì, volevo far vedere giusto un ultimo dettaglio di come è cambiato anche un po' a livello tecnologico, appunto meccanico, questa Taycan, diciamo, come cosa cambia anche dalle altre vetture. Vedete qui anteriore e posteriore, questa è praticamente, diciamo, la schermata in cui vi spiega quanta potenza stanno erogando i due motori anteriore e posteriore, perché quest'auto ha due motori appunto, però non sono uguali. Quello posteriore dà più performance nel momento in cui appunto l'auto è in sport, come vedete qui dal manettino Sport, Sport Plus, mentre se l'auto è in versione normal, ma soprattutto range, ecco appunto, l'auto cambia totalmente. Infatti si predilige più la trazione anteriore, che è appunto il motore quello un po' più tranquillo, che permette un range maggiore, ma soprattutto, come vedete, la velocità massima in questo caso è bloccata a 110 km/h, quindi praticamente vi permette di allungare di tantissimo l'autonomia. Quindi, tra l'altro, scusa se ti blocco, se vogliamo quello posteriore più potente per fare il launch control... Esatto, ricorda le Porsche, quelle a trazione posteriore. Però c'è un vantaggio, sì, perché quest'auto può fare launch control illimitati. Esattamente, questo volevo dirvi, che la tecnologia di questi motori è diversa, ma anche delle batterie è totalmente diversa. In primis possiamo fare launch control appunto illimitati. Durante i test stampa di questa Taycan hanno fatto una serie di 0 a 100 a 2.8 secondi, praticamente infiniti, e non si perdevano le performance della vettura. Ma un'altra cosa, diciamo, particolare è che, per quanto sono potenti i freni sia meccanici ma anche, diciamo, elettronici, perché comunque la frenata è tipo una dinamo, quindi i motori elettrici va a rallentare la vettura. Pensa un po', Carlo, da 200 a 0 l'auto si ricarica di 4 km di autonomia. Pazzesco. Clamorosa. Ragazzi, che dire, adesso vogliamo sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti, in attesa, si spera in futuro di poterla portare e poterci, penso, sentirci male guidandola, perché è un'auto da una potenza spropositata. Quindi fateceli sapere qui sotto nei commenti. Cos'altro fare per restare aggiornati? Iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche cliccando sul campanello, seguiteci su Facebook, Instagram e non perdetevi un articolo generale più completo sulla Taycan sul nostro sito www.wedrive.tv. Questa è una cosa che non ti piacerà. Ehi Porsche, accendi l'aria condizionata. Cosa desidera fare ora? Andiamo.